Storytime, Evoluzione Radio. Ben trovati amici di Storytime, il saluto è quello di Gianluca qui dagli studi di Bologna per Radio Canale Italia. Diamo il benvenuto a Giacomo Bersiga, ciao. Grazie per avermi accolto qua. Grazie a te ovviamente per essere dei nostri quest'oggi. Allora, parleremo in realtà di tante belle attività, quella principale però è quella del giardiniere d'arte. E allora intanto ti racconto di spiegarci, di fare una breve panoramica anche di come nasce e di che cosa si intende per giardiniere d'arte. Certamente, allora è una nuova qualifica professionale che è stata appunto messa dall'Europa molto recentemente, in Italia è proprio arrivata da neanche un anno. Ah, benissimo. Ho avuto l'onore di essere uno dei pochissimi a cominciare questa qualifica, questo corso. Praticamente la qualifica è giardiniere d'arte per parchi storici e monumentali, quindi io mi occupo della manutenzione, gestione, progettazione e cura anche di specie arboree e monumentali, e sono proprio focalizzato su questo aspetto qua. Ah, benissimo. Ecco, qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato comunque ad occuparti del settore agricolo e del giardinaggio? Tutto è cominciato circa 10 anni fa, dopo l'università ho fatto filosofia all'università, cercavo appunto il senso della vita e la verità, quella vera, che io ho individuato nella natura, perché la natura non è un'opinione, è un dato di fatto indiscutibile. Certo. E da lì ho cominciato a cercare e ho cominciato a appassionarmi di natura, quindi a fare i primi ortaggi, a allevare i primi animali, tra cui galline e soprattutto le api, che è la mia più grande passione, perché ho un'attività dove mi produco appunto miele con le mie api. E dopo un po' di anni di esperimenti anche con le piante ho avuto questa opportunità di specializzarmi sulla mia più grande passione, che sono appunto gli alberi, soprattutto quelli secolari, quelli che hanno storie da raccontare. Ecco, quindi insomma tutto nasce ovviamente nel mondo della natura, con chiaramente le coltivazioni, gli allevamenti, quindi anche apicoltore. Ci puoi invece descrivere un po' meglio effettivamente il ruolo del giardiniere d'arte appunto per parchi storici e monumentali? Certamente, è come se fosse un ingegnere del verde in sostanza, quindi praticamente il mio scopo, il mio obiettivo è quello di occuparmi dei giardini sia di ville che di parchi storici, quindi diciamo che hanno appunto una rilevanza storica importante, e analizzare le criticità di quel parco per poi risolvere i problemi fondamentali. Purtroppo ci sono un sacco di specie che hanno un'importanza assai rilevante, che però soffrono di patologie assai gravi, come per esempio l'ippocastano, che è una pianta bellissima, c'ha la cameraria, piuttosto che il pino silvestre, la processionaria. Cioè bisogna stare attenti a non far morire appunto queste specie, che sono dei monumenti viventi, cioè è come se noi avessimo a che fare con una statua, con un'opera d'arte che però è viva. Ecco. E quindi bisogna assolutamente salvaguardare. Assolutamente. Si crea quindi questo connubio, questo legame quasi indissolubile tra natura ed arte. Assolutamente, perché poi il giardino, in base al periodo di cui ha certi tipi di estetica. Per esempio un giardino del 600 quasi sempre è impostato all'italiana, quindi prevede una tipologia di potatura delle siepi, del bosso in arte topiaria, quindi molto squadrate, con forme geometriche, mentre una villa dell'800 quasi sempre ha un giardino all'inglese. Esatto. E quindi ha un giardino più selvatico, e bisogna rispettare appunto l'identità artistica di quel determinato villa, giardino o parco. Ecco, e quindi c'è appunto questo discorso di identità artistica. Tornando invece sul discorso di produzioni, c'è questa azienda appunto Mel Nature. In latino, sì, perché... Ecco, come mai intanto questa scelta? Oltre alla filosofia, diciamo, a livello teorico sono molto appassionato di latino e l'ho fatto anche al liceo, e sono anche, mi diletto un po' anche in poesia. Oh, benissimo. Ecco, quindi tante arti alla fine che coltivi. Ecco, e qui la produzione principale è proprio quella del miele? Del miele, certo, sì. Miele, però anche altri prodotti, un pochino, cera, propoli, un po' tutto quello che deriva dalle api. A parte anche le api stesse, perché la cosa che tutti si dimenticano è che le api stesse sono una grande risorsa. Perché oggi le api, soprattutto tenerle vive, non è facile. Tenerle vive, come cerco di fare io, usando soltanto metodi naturali, quindi solo erbe
nessun tipo di farmaco. questo E dopo è 4 fondamentale. io mi sono occupato per 5 anni di appunto trovare metodi per curare le api in modo naturale. Benissimo. Allora, per quanto riguarda l'azienda, il contatto su Instagram appunto è Melnature Bee Garden con gli underscore al posto degli spazi, e poi voi amici su Instagram ma anche su altri social come YouTube trovate anche Demiurgo del Depensamento, che è una delle tante tue attività che porti avanti. Questa però ha a che fare col gaming. Questo è una mia passione. Sono conosciuto sul web con questo nome, che è un nome filosofico. Cioè Vabbè, il Demiurgo, il certo. Demiurgo sarebbe la divinità platonica, che è un artefice, non è un dio che crede al nulla, ma prende la materia preesistente e gli dà una forma. Del depensamento, perché praticamente il mio canale è nato facendo ragionare le persone con una metodologia inversa di quella tradizionale. Cioè il depensare significa prima pensare, poi mettere in dubbio tutto quello che si è pensato, creduto, per poi avere un'ottica superiore. E io parlo ovviamente di vecchi videogiochi, perché il mio obiettivo è quello di rivalorizzare quello che normalmente viene considerato di poco valore, quindi dare un punto di vista diverso. Ecco perché si chiama Demiurgo del Depensamento. Si collega in questo modo. Ecco, adesso raccontaci un po' e quindi descrivici come è stato il tuo percorso artistico verso la musica. Te sei proprio diventato un cantante sotto questa etichetta, la Ghiro Records. Certamente, sì. È tutto cominciato un anno fa. Mi ero registrato su un sito appunto di cantante, un sito che si chiama Strumenti Musicali, se non sbaglio, dove lì ho caricato delle mie cover, perché facevo sostanzialmente cover, e sono appassionato di un particolare tipo di musica. Soprattutto il mio gruppo preferito sono i Depeche Mode. Facevo qualche cover e lì mi ha contattato questo discografico della Ghiro Records, David Marchetti, che saluto. E da lì è cominciato il mio percorso. Ecco, è iniziato il tuo percorso che ti ha portato, fra le altre cose, anche a creare questo brano Curami. Esattamente. Ecco, di che cosa tratta questo brano? Perché poi rientra molto anche la natura e Certo. quant'altro. Questo brano che potete trovare su YouTube, insieme anche al videoclip ufficiale, trovate tutto su YouTube. Benissimo. E anche sul mio profilo Instagram, parla appunto di questo rapporto molto forte, viscerale, che c'è tra me, quindi la mia dimensione artistica, umana, e quella della natura. È come se la natura in questo brano mi stesse parlando, ma stesse parlando in realtà a tutti noi. Io faccio soltanto il portavoce, in realtà la natura cerca da tutti noi di dirci aiutami, curami. Soltanto che in pochi riescono a capirlo fino in fondo, e io semplicemente con questo brano intendo esprimere questo bisogno della natura, che lei ci dà tanto e noi, per nostro dovere, dovrebbe essere proprio il nostro unico vero amore, la natura, prima di tutto, perché ci dà tanto fin da quando nasciamo e noi dobbiamo prendercene cura. E poi ricordiamo che noi siamo ospiti sostanzialmente della natura, e per questo bisogna assolutamente preservarla. Ecco, arrivati a questo punto, insomma, abbiamo già parlato di tante passioni più o meno collegate, perché poi insomma anche la musica quindi è un modo di comunicare, ecco, sostanzialmente la passione per la natura. Quali possono essere i tuoi vari progetti, sia per l'azienda ma anche per il resto? Allora, per l'azienda adesso, innanzitutto, dopo un po' di anni essermi occupato di apicoltura e diciamo in piccolo, adesso il mio obiettivo è appunto quello di espandermi e arrivare a un livello di complessità maggiore, grazie anche a questa nuova qualifica di giardiniere d'arte certo, che ho ottenuto un mese fa, perché è stato un corso parecchio lungo, di un anno e mezzo, è stato alla faccia. con esami e tutto, è stata una cosa, insomma, mi ha dato una bella preparazione. Quindi il mio obiettivo adesso è quello di lavorare per qualche ente, diciamo, pubblico, soprattutto nelle mie zone, perché io abito in provincia di Parma, in montagna, lì c'è molto bisogno e c'è carenza di questo tipo di competenza. E quindi nelle mie zone sicuramente adesso sto cercando di insediarmi, anche perché già lì io gestisco l'Arnia comunale, cioè io ho l'onore di essere un apicoltore del comune, perché è l'unico comune, penso, in Italia che abbia questa cosa, il comune di Berceto, che mi ha dato questa possibilità di mettere un'arnia sul balcone del municipio. Ecco. Io è 4 anni che insomma, sono addetto alla cura di queste api. Curi l'Arnia comunale. Beh, insomma, anche questa è una cosa che non si sente davvero tutti i giorni, così come la qualifica del giardiniere d'arte. Giacomo, grazie per essere stato qui in nostra compagnia a Storytime. Vuoi fare dei
dei saluti, dei ringraziamenti? Assolutamente, saluto il mio produttore David Marchetti, saluto i miei genitori, saluto la mia ragazza Virginia, saluto tutti quelli che ogni giorno credono in me e insomma tutte le persone, gli amici che mi sono Certo, vicini. e allora un saluto anche da parte nostra. Voi amici di Storytime continuate a seguirci su Radio Canale Italia e sui nostri social come sempre. Da Gianluca è tutto e alla prossima, ciao! Storytime, Evoluzione Radio.